Welcome to Global Access Visual Passport to Italian. Whether you're a newcomer to the Italian language or an old acquaintance looking for a gentle reintroduction, this program is for you. I'm Barry, your host, and with the help of my three friends, Rosa Maria, Anna, and Fabrizio, I'm here to guide you through these 10 lessons in basic travel Italian. Each lesson will have 3 parts: words and phrases, the building blocks of any language; conversation, where Rosa Maria, Anna, and Fabrizio will show you how to communicate interactively; and a special topic, which brings the focus to one important element of Italian language. In addition to the 10 lessons, you'll have 2 reviews, one after Lesson 5 and one after Lesson 10. In these reviews, you'll see video from the previous 5 lessons and be given an opportunity to fill in the blank. Plus, there's an audio appendix and a U-Print guide to further your vocabulary and self-study. Remember, this is a DVD, so you can easily repeat each lesson as many times as you need to before moving on, and return to an earlier lesson if you so choose. The pace is entirely up to you. In Lesson 1, we'll cover the basics of greetings and farewells. First, let's start with some essential words and phrases. Good. Buono, buono. Morning. Il mattino, il mattino. Day. Il giorno, il giorno. Afternoon. Il pomeriggio, il pomeriggio. Evening. La sera, la sera. Night. La notte, la notte. Much. A lot. Molto, molto. Until. A. Later. Più tardi, più tardi. And. E. You. Formal. Lei, lei. You. Formal. Plural. Loro, loro. You. Informal. Tu, tu. Thursday. Il giovedì, il giovedì. Hello. Salve, salve. Good morning. Buongiorno, buongiorno. Good evening. Buonasera, buonasera. Good night. Buonanotte, buonanotte. How are you? Formal. Come sta? Come sta? How are you? Informal. Come stai? Come stai? Fine, thank you. Bene, grazie. Bene, grazie. And you? Formal. E lei? E lei? And you? Informal. E tu? E tu? Goodbye. Arrivederci, arrivederci. Until later. A più tardi. A più tardi. Until tomorrow. A domani, a domani. Here's a short conversation to show you how to use the basics you've just learned. Salve! Salve, buongiorno. Buonasera! Come sta? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. A più tardi. A domani. No, a giovedì. A giovedì. Before we move on to the next lesson, let's focus on a special topic: formal and informal. Italian has 2 ways to say you: formal or polite, and informal. This distinction shows up with the pronoun you and verb forms used with you. Formal is important for showing respect to your elders, business colleagues, government officers, and acquaintances. Save informal for friends, siblings, children, and classmates. A little politeness goes a long way. In Lesson 2, Rosa Maria and Anna will show you how to introduce yourself and meet others. We'll begin with some basic words and phrases. Yes. Sì,
Sì. No. 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 I. Io. Io. Sir. Mr. Signore. Signore. Ma'am. Signora. Signora. Miss. Signorina. Signorina. Fine. Well. Bene. Bene. Bad. Male. Male. Poor. Povero. Povero. Very. Molto. Molto. How. Come. Come. What is your name? Come si chiama lei? Come si chiama lei? My name is. Mi chiamo. Mi chiamo. Nice to meet you. Molto piacere. Molto piacere. Likewise, the same. Piacere mio. Piacere mio. Please. Per favore. Per favore. Thank you. Grazie. Grazie. Thank you very much. Molte grazie. Molte grazie. You're welcome. Prego. Prego. Excuse me. Mi scusi? Mi scusi? Let's watch two people demonstrate the art of the introduction in this short conversation. Salve, signorina. Buongiorno, signora. Come si chiama lei, per favore? Mi chiamo Rosa Maria. E lei? Mi chiamo Anna. Molto piacere, Anna. Piacere mio, Rosa Maria. Come sta? Bene, grazie. E lei? Molto bene, grazie. And for a final note in Lesson 2, let's look at a new special topic, gender and grammar in Italian. Nouns in Italian are literally male or female. In language, we say that a word is masculine or feminine, and the gender of a noun determines both the ending of an adjective and the articles you use with it. While confusing genders won't be the end of the world, it might make being understood a little more difficult. A general rule of thumb is that if you use the articles il or un with a word, it's masculine, while the articles la and una are feminine nouns. With adjectives like white, it's the difference between male, bianco, and female, bianca. In Lesson 3, we'll show you how to find someone who speaks English, as well as how to find out Italian words on the go. Let's get started with some of those words and phrases. Slow. Lento. Lento. Slowly. Lentamente. Lentamente. Quickly. Rapido. Rapido. Fast. Rapidamente. Rapidamente. More. Più. Più. Less. Meno. Meno. Problem. Un problema. Un problema. Bathroom. Il bagno. Il bagno. A little. Un po'. Un po'. I speak. Parlo. Parlo. I don't speak. Non parlo. Non parlo. I understand. Capisco. Capisco. I don't understand. Non capisco. Non capisco. Italian. Italiano. Italiano. English. Inglese. Inglese. Moment. Un momento. Un momento. How. Come? Come? To say. Dire. Dire. To write. Scrivere. Scrivere. Only. Solo. Solo. Do you speak Italian? Formal. Parla italiano?
parla italiano? Do you speak Italian? Informal. Parli italiano? Parli italiano? I speak Italian. Parlo italiano. Parlo italiano. I speak a little English. Parlo un po' di inglese. Parlo un po' di inglese. I don't speak Italian. Non parlo italiano. Non parlo italiano. I don't understand English. Non capisco l'inglese. Non capisco l'inglese. I understand a little Italian. Capisco un po' di italiano. Capisco un po' di italiano. Do you speak English? Parla inglese lei? Parla inglese lei? Speak more slowly, please. Parli più lentamente, per favore. Parli più lentamente, per favore. Wait a moment. Aspetti un momento. Aspetti un momento. Please write it down. Per favore, lo scriva. Per favore, lo scriva. What does mean? Che cosa significa? Che cosa significa? How do you say? Come si dice? Come si dice? I don't know. Non lo so. Non lo so. I need. Ho bisogno di... Ho bisogno di... Finding someone who speaks even a little English can be very important, as this conversation shows. Scusi, parla inglese? Sì, però solo un poco. Io parlo un po' di italiano. Capisco. Per favore, come si dice bathroom in italiano? Bagno. Come si dice I need? Ho bisogno. Ha bisogno del bagno? Sì, per favore. This lesson's special topic is Italian verbs and verb forms, and they are different from English. Italian verbs have a root or stem which stays the same, but the rest changes depending on the person, I, you, he, she, etc., the number, singular I or plural we, and the tense, past, present, or future. There are other more complicated changes, but for basic Italian, all you need to know is that the endings do change, but the basic verb will be the same. Try to learn what endings match what person, number, and tense, but if you don't, people will still be able to understand your general meaning. In Lesson 4, you'll learn about directions, asking for them, and understanding them. But first, you'll need some special words and phrases. Directions. Le indicazioni. Le indicazioni. Map. La mappa. La mappa. Where. Dove? Dove? Stop. Alt. Alt. Right. Destra? Destra? Left. Sinistra. Sinistra. Up. Su? Su? Down. Giù. Giù. Straight ahead. Tutto dritto. Tutto dritto. Turn. Girare. Girare. Traffic light. Il semaforo? Il semaforo. To drive. Guidare. Guidare. To walk. Camminare. Camminare. Hill. La collina. La collina. Corner. L'angolo. L'angolo. Street. La via. La via. Here. Qui. Qui. Museum. Il museo. Il museo. Easy. Facile. Facile. Close to. Near. Vicino. Vicino. In front of. Di fronte.
Di fronte. To cross. Attraversare. Attraversare. Go straight ahead. Vada sempre dritto. Vada sempre dritto. Stop here. Si fermi qui. Si fermi qui. How do I get to? Come vado a... Come vado a... How do I drive to? Come vado in macchina a... Come vado in macchina a... It's next to the museum. È vicino al museo. È vicino al museo. It's under. È sotto. È sotto. Turn right at the corner. Giri a destra all'angolo. Giri a destra all'angolo. Drive 5 kilometers north. Vada 5 chilometri a nord. Vada 5 chilometri a nord. Walk 1 block east. Cammini un isolato a est. Cammini un isolato a est. Do you have a map? Ha una mappa? Ha una mappa? Go up the hill. Salga sulla collina. Salga sulla collina. Part of learning a foreign language is understanding what you hear, like in this conversation about directions. Ehi, scusi, ho bisogno di aiuto. Certo, di che cosa ha bisogno? Dov'è il museo? Oh, è facile, è vicino al parco. Dov'è? Può darmi le indicazioni, per favore? Bene, vada dritto attraverso l'entrata dell'hotel. Sì. Poi giri a destra e vada al primo semaforo. Sì. Il parco sarà di fronte a lei. Il museo dall'altro lato della strada alla sua sinistra. Ha capito? Sì, grazie. Prego. An important special topic, finding conveniences. Where you live, you know where to get money, where to drop mail, how to find internet services, and what your local mass transit signs look like. When you go to Italy, don't count on the same terms or the same appearance. Be sure to ask not just where something is, but what it's called and what it looks like. With Lesson 5, we'll cover the basics on how to say that you need, want, or have something. Let's start with those words and phrases first. I need. Ho bisogno di. Ho bisogno di. To want. volere, volere, I want. Voglio. Voglio. To have. avere, avere, I have. Ho. Ho. Do you have? a, I would like. Vorrei. Vorrei. Pen. la penna, la penna, Paper. La carta. La carta. Or. o, What? Che cosa? Che cosa? Who? chi, A book. Un libro. Un libro. A magazine. una rivista, una rivista, A sister. Una sorella. Una sorella. A brother. un fratello, un fratello, Children. I bambini. I bambini. My children. i miei figli, i miei figli, I need a bathroom. Ho bisogno di un bagno. Ho bisogno di un bagno. We need paper and a pen. abbiamo bisogno di carta e penna, abbiamo bisogno di carta e penna. Would you like a book or a magazine? Vuole un libro o una rivista? Vuole un libro o una rivista? I want a book. Voglio un libro,
Voglio un libro. I have a brother. Ho un fratello. Ho un fratello. Do you have children? Ha figli? Ha figli? What do you need? Di che cosa ha bisogno? Di che cosa ha bisogno? What would you like? Che cosa vuole? Che cosa vuole? Who has a magazine? Chi ha una rivista? Chi ha una rivista? Who needs a magazine? Chi ha bisogno di una rivista? Chi ha bisogno di una rivista? Who would like a book? Chi vuole un libro? Chi vuole un libro? Use this conversation to help you master expressions of wanting, needing, and having. Scusi, ha della carta? Sì, signora. Eccola. Ho bisogno anche di una penna. Ne ha una? Certo. Grazie. Di niente. Ah, signora, desidera anche una rivista? Ah, no, grazie. Ah, però vorrei un libro. Eccone alcuni. Grazie. Ancora una cosa. Ho mio figlio e mia figlia con me e loro vogliono delle caramelle. Sì, abbiamo anche caramelle. Molto bene, grazie. Prego. One key concept in language is plurals, which is this lesson's special topic. When something becomes plural in Italian, add an e masculine or e feminine. However, if it's a pronoun, it will change depending on whether it's formal or informal, or whether it's first person we, second person you, or third person they. This also affects verbs. Adjectives are easy though. Add a corresponding e, masculine plural, or e, feminine plural, so that it matches the noun. As for numbers, like English, there's your 1, 2, 3s and your first, second, thirds. Those basically work the same in both languages. Now let's stop to review what you've learned in lessons 1 through 5. How are we going to do that? Well, we'll take vocabulary from all 5 lessons, show you an English phrase. You just try to remember the Italian. You'll have some time to figure it out on your own, but if you're stumped, you'll find out shortly. If you don't get the word, phrase, or sentence perfect the first few times, relax. Be patient. Just keep practicing. Go through the lessons and this review until you feel comfortable moving ahead. Most importantly, have fun. Don't forget, you can use this review as many times as you need to as a self-test or refresher on Italian. Please. Per favore. Per favore. Stop here. Si fermi qui. Si fermi qui. Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Do you speak Italian? Formal. Parla italiano? Parla italiano? I need a bathroom. Ho bisogno di un bagno. Ho bisogno di un bagno. Fine, thank you. Bene, grazie. Bene, grazie. Speak more slowly, please. Parli più lentamente, per favore. Parli più lentamente, per favore. What would you like? Che cosa vuole? Che cosa vuole? You're welcome. Prego. Prego. How do I get to? Come vado a... Come vado a... I want a book. Voglio un libro. Voglio un libro. Excuse me. Mi scusi? Mi scusi? Go straight ahead.
Vada sempre dritto. Vada sempre dritto. How are you? Formal. Come sta? Come sta? I understand a little Italian. Capisco un po' di italiano. Capisco un po' di italiano. Until later. A più tardi. A più tardi. How do you say Come si dice? Come si dice? what is your name? Come si chiama lei? Come si chiama lei? Who has a magazine? Chi ha una rivista? Chi ha una rivista? Do you have a map? Ha una mappa? Ha una mappa? With Lesson 6, you'll learn what you'll need to navigate airports, cabs, and trains in the Italian-speaking world. Here's the words and phrases that will help make that happen. Customs, La dogana. La dogana. airport, L'aeroporto. L'aeroporto. taxi, Il taxi. Il taxi. passport, Il passaporto. Il passaporto. plane, L'aereo. L'aereo. destination, La destinazione. La destinazione. arrival, L'arrivo. L'arrivo. departure, La partenza. La partenza. exit, gate, L'uscita. L'uscita. a ticket, Un biglietto. Un biglietto. time, L'ora. L'ora. luggage. Il bagaglio. Il bagaglio. Do you have a ticket? Ha un biglietto? Ha un biglietto? Here is my boarding pass. Ecco la mia carta d'imbarco. Ecco la mia carta d'imbarco. I need to check my luggage. Devo fare il check-in del mio bagaglio. Devo fare il check-in del mio bagaglio. We are approaching our destination. Stiamo avvicinandoci alla nostra destinazione. Stiamo avvicinandoci alla nostra destinazione. When is my flight leaving? Quando parte il mio volo? Quando parte il mio volo? Please have your passport and ticket ready. Per favore, tenga pronti il suo passaporto ed il suo biglietto. Per favore, tenga pronti il suo passaporto ed il suo biglietto. Be at the gate half an hour before departure. Sia all'uscita una mezz'ora prima della partenza. Sia all'uscita una mezz'ora prima della partenza. Where is the exit? Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Know where your documents are when traveling internationally and how to talk about them. Salve signora, posso avere il suo passaporto e il suo biglietto per favore? Certo, eccoli. Signora? Li avevo qui. Dove li ho messi? Posso passare, trovarli e poi darglieli? Signora, ho bisogno del suo passaporto e del suo biglietto prima che passi. Ma il mio volo parte tra 10 minuti. Mi dispiace signora, ma... Aspetti, li ho trovati. Tasca sbagliata. A che uscita devo andare? Uscita numero 15. Molto bene, grazie. Signora, non dimentichi la sua carta d'imbarco. When you talk about time in Italian, you start by asking what the hour is. When it's 1 a.m. or 1 p.m., use the verb è to describe it.
After that, use sono. When you're approaching another hour, such as 12:40, it's 1 less than 20. If it's 30 minutes or less past the hour, like 1:10, it's 1 and 10 minutes. Use e mezzo to refer to half past an hour. All of this is essential in navigating an airport with all the important arrival and departure times. Lesson 7 is all about the vocabulary you'll need for lodging. Let's start with some words and phrases. A reservation. Una prenotazione. Una prenotazione. A room. Una camera. Una camera. A view. Una vista. Una vista. Suitcases. Le valigie. Le valigie. Baggage. Il bagaglio. Il bagaglio. Key. La chiave. La chiave. Floor. Il piano. Il piano. Pool. La piscina. La piscina. Maid. La cameriera. La cameriera. Towel. L'asciugamano. L'asciugamano. Non-smoking. Per non fumatori. Per non fumatori. Guest. L'ospite. L'ospite. Open. Aperto. Aperto. Shower. La doccia. La doccia. I would like to check in. Vorrei fare il check-in. Vorrei fare il check-in. Do you have a reservation? Ha una prenotazione? Ha una prenotazione? I need help with my luggage. Ho bisogno di aiuto per il mio bagaglio. Ho bisogno di aiuto per il mio bagaglio. How many keys will you need? Di quante chiavi ha bisogno? Di quante chiavi ha bisogno? What floor am I on? A quale piano sono? A quale piano sono? What time is checkout? A che ora bisogna lasciare libera la camera? A che ora bisogna lasciare libera la camera? The pool is open to guests. La piscina è per gli ospiti. La piscina è per gli ospiti. Does my room have a shower? La camera ha una doccia? La camera ha una doccia? Are there any non-smoking rooms? Ci sono camere per non fumatori? Ci sono camere per non fumatori? As this conversation shows, it's wise to use your full name when checking in for a reservation. Salve, ho una prenotazione per questa sera. Certo, il suo nome, signore? Signor Ferrari. Sì, eccola. È una camera singola con vista per 2 notti. No, dovrebbe essere una camera doppia con vista e bagno per 3 notti. No, signore, è una camera singola per 2 notti senza bagno. Che cosa? Ha guardato sotto Edoardo Ferrari? No, signore, Alberto. Eccola, Edoardo Ferrari. Camera doppia, vista, bagno, 3 notti. Mi scusi, signore, errore mio. Va bene, tutto a posto. Ecco qui le sue chiavi. La colazione è inclusa. Molto bene, grazie. Since we're on the subject of hotels, this lesson's special topic is types of lodging. When traveling through the Italian-speaking world, you might end up staying at a hotel or resort, or you might not. In addition to hotels, there are also ostelli, pensioni, alberghi, and agriturismo. Italy itself includes many distinct local cultural traditions, each with its own rich history and customs, and some of that shows just in lodging for travelers. Don't limit yourself to standard tourist options. Use the internet to see a wider variety of places to make your vacation. In Lesson 8, you'll learn the basics for enjoying an important part of any vacation, food. But as with every lesson, we'll start with an appetizer of words and phrases. Waiter. Il cameriere. Il cameriere. Waitress. La cameriera.
La cameriera. Menu. Il menù. Il menù. Bill. Il conto. Il conto. Tip. La mancia. La mancia. Included. Incluso. Incluso. Breakfast. La colazione. La colazione. Closed. Chiuso. Chiuso. Water. L'acqua. L'acqua. A table. Un tavolo. Un tavolo. Food. Il cibo. Il cibo. Restaurant. Il ristorante. Il ristorante. Coffee. Il caffè. Il caffè. We would like a table, please. Vorremmo un tavolo, per favore. Vorremmo un tavolo, per favore. What would you like to order? Che cosa desidera ordinare? Che cosa desidera ordinare? I'd like a coffee. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. Could I get some more water, please? Può portarmi ancora un po' d'acqua, per favore? Può portarmi ancora un po' d'acqua, per favore? Is there anything else you need? Ha bisogno di qualcos'altro? Ha bisogno di qualcos'altro? Excuse me. Mi scusi? Mi scusi? I have a problem. Ho un problema. Ho un problema. My order is wrong. La mia ordinazione è sbagliata. La mia ordinazione è sbagliata. My food is cold. Il mio cibo è freddo. Il mio cibo è freddo. The service here is wonderful. Il servizio qui è molto buono. Il servizio qui è molto buono. The food is delicious. Il cibo è delizioso. Il cibo è delizioso. I would like to order dessert. Vorrei ordinare un dolce. Vorrei ordinare un dolce. Could I get the check, please? Il conto, per favore. Il conto, per favore. Tip is included. La mancia è inclusa. La mancia è inclusa. As this conversation shows, know what you ordered and remember it well. Mi scusi, signorina, può venire qui, per favore? Certo, signora, in che cosa posso aiutarla? Ho ordinato spaghetti al pomodoro. Eh? Questa è una zuppa. Ah, è sicura di quello che ha ordinato? Sì, spaghetti al pomodoro e una bistecca. No, lei ha ordinato una zuppa e un panino con pollo. No, non l'ho fatto. Ehi, quel tipo là ha i miei spaghetti e la mia bistecca. Guardi, la sta chiamando anche lui. Come? Oh, mi scusi, sono molto occupata. Le porto subito la sua ordinazione. Grazie, mi fa molto piacere. While ordering your food is pretty straightforward, paying for it follows different rules sometimes, bringing us to this lesson's special topic, the bill. When dining out in Italy, there are certain courtesies involved with tips, bills, and service charges. To get your bill, say, il conto per favore. Service, the tip, is already included on the bill. This is part of the cost of the meal and is normal. You can leave something extra on the table for the waiter, what you think is appropriate. In Lesson 9, we'll show you the essentials for finding the souvenirs everyone at home hopes to receive. We'll begin with those trusty words and phrases. A shirt. Una camicia. Una camicia. A mug. Una tazza. Una tazza. Sunglasses. Gli occhiali da sole. Gli occhiali da sole. A scarf. Un foulard. Un foulard. How much? Quanto? Quanto? Expensive. Caro. Caro.
Cheap. A buon prezzo. A buon prezzo. To buy. Comprare. Comprare. To sell. Vendere. Vendere. To exchange. Cambiare. Cambiare. Currency. La valuta. La valuta. Dollars. I dollari. I dollari. Orange. Arancione. Arancione. Blue. Blu. Blu. Green. Verde. Verde. Great. Fantastico. Fantastico. Large. Grande. Grande. Medium. Medio. Medio. Boring. Noioso. Noioso. American. Americano. Americano. Vacation. La vacanza. La vacanza. Do you sell newspapers? Vende giornali? Vende giornali? I would like to buy a jacket. Vorrei comprare una giacca. Vorrei comprare una giacca. I need a larger size. Ho bisogno di una taglia più grande. Ho bisogno di una taglia più grande. Could I look at that set of glasses? Posso vedere quel set di bicchieri? Posso vedere quel set di bicchieri? That's too expensive. È molto caro. È molto caro. What a bargain! Che affare! Che affare! Could I exchange these sunglasses? Posso cambiare questi occhiali da sole? Posso cambiare questi occhiali da sole? Do you take US dollars? Prende dollari? Prende dollari? Local currency only. Solo valuta locale. Solo valuta locale. Learn the colors and numbers in this conversation and more with vocabulary from the audio appendix. Allora, abbiamo bisogno di 5 camicie, 3 foulard e 4 tazze da caffè? Sì, camicie per i miei fratelli e gli zii, foulard per mia sorella e le zie, e le tazze da caffè per i nostri genitori. Quelle sono perfette. Troppo care! Sono perfette ed a buon prezzo. Tu non sei stato nell'altro negozio. Va bene. Ehi, quelle camicie sono fantastiche! Sono arancione, no! Che ne pensi di quelle blu? Il blu è noioso. Verde? Va bene verde. Hanno la taglia media? No, solo grande. Ah. Ci sono 2 medie in blu. Camicie grandi in verde e medie in blu. Ecco i foulard che volevamo. Se lo dici tu. Quanto sarà per tutto? È più di quello che volevamo spendere, siamo in vacanza, sai? This lesson's special topic is currency. One difficulty of traveling abroad can be the variety of currencies which you must handle. Fortunately, Italy uses the euro, which you can take anywhere within the European Union. Depending on the local economy and its pricing, you may need to know larger numbers than 1 to 100 to get by. Of course, most travel destinations allow you to use credit and check cards to pay for goods and services. Be sure to familiarize yourself with exchange rates and local pricing so that you don't suffer from sticker shock during or after your vacation. With Lesson 10, you'll learn basic emergency terms. We hope you'll never need to use these. Let's start with some essential words and phrases. Listen to the audio appendix for more. Doctor. Il dottore. Il dottore. Assistance. L'assistenza. L'assistenza. Medication. La medicina. La medicina. Pharmacy. La farmacia. La farmacia. Police. La polizia. La polizia. Wallet. Il portafoglio. Il portafoglio. Purse. La borsa. La borsa. Stolen. Rubato. Rubato.
Emergency. L'emergenza. L'emergenza. Hospital. L'ospedale. L'ospedale. Ambulance. L'ambulanza. L'ambulanza. Help me. Aiuto! Aiuto! I have a medical emergency. Ho un'emergenza medica. Ho un'emergenza medica. My wallet has been stolen. Mi hanno rubato il portafoglio! Mi hanno rubato il portafoglio! Call the police. Chiami la polizia. Chiami la polizia. I need to go to the hospital. Devo andare all'ospedale! Devo andare all'ospedale! Please fill this prescription. Per favore, prepari questa ricetta. Per favore, prepari questa ricetta. I need my medication. Ho bisogno della mia medicina! Ho bisogno della mia medicina! I lost my purse. Ho perso la borsa. Ho perso la borsa. Please call an ambulance. Chiami un'ambulanza, per favore! Chiami un'ambulanza, per favore! Again, we really don't want to see anyone robbed, having a heart attack, or even just stuck with indigestion. But better safe than sorry. Aiuto! Aiuto! Al ladro! Per favore, mi aiuti! Mi hanno derubato! Ho un infarto! Mi hanno rubato la borsa! O forse è avvelenamento da cibo! Chiami la polizia! Chiami un'ambulanza! Ho perso i soldi e il passaporto! Ho bisogno di un medico! Subito! Qualcuno può aiutarmi, per favore? For this lesson, our special topic focuses on cultural differences in medical and law enforcement professionals. While the last people you want to need on a vacation are doctors and police officers, you should prepare minimally. Remember that you're in a foreign country, one where formality and respect are important cultural values. While there may only be a language barrier, there could also be a cultural barrier. Stay calm and don't take offense. Just be as clear and polite as you can. It's time again to review what you've learned. This review is just like the last one, except that instead of covering lessons 1 through 5, we'll look back at lessons 6 through 10. You'll see only the English on screen. Try recalling the Italian word or phrase. Don't worry about being perfect, just do your best and have fun. Use this review as often as you need as a self-test or a refresher. Could I get the check, please? Il conto, per favore. Il conto, per favore. Do you have a ticket? Ha un biglietto? Ha un biglietto? I need help with my luggage. Ho bisogno di aiuto per il mio bagaglio. Ho bisogno di aiuto per il mio bagaglio. I need my medication. Ho bisogno della mia medicina! Ho bisogno della mia medicina! Do you take US dollars? Prende dollari? Prende dollari? Here is my boarding pass. Ecco la mia carta d'imbarco. Ecco la mia carta d'imbarco. What floor am I on? A quale piano sono? A quale piano sono? Do you sell newspapers? Vende giornali? Vende giornali? We would like a table, please. Vorremmo un tavolo, per favore. Vorremmo un tavolo, per favore. Help me. Aiuto! Aiuto! I would like to check in. Vorrei fare il check-in. Vorrei fare il check-in. I have a problem. Ho un problema.
Ho un problema. I need a larger size. Ho bisogno di una taglia più grande. Ho bisogno di una taglia più grande. I need to go to the hospital. Devo andare all'ospedale. Devo andare all'ospedale. I need to check my luggage. Devo fare il check-in del mio bagaglio. Devo fare il check-in del mio bagaglio. Do you have a reservation? Ha una prenotazione? Ha una prenotazione? Call the police. Chiami la polizia! Chiami la polizia! That's too expensive. È molto caro. È molto caro. When is my flight leaving? Quando parte il mio volo? Quando parte il mio volo? I'd like a coffee. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. Well, we pretty much wrapped up this visual passport. Rosa Maria, Anna, Fabrizio, and I all hope that this has helped you further your understanding of Italian. And don't worry if you don't quite feel like you've mastered the language yet. Not only can you refer to the handy U-Print guide or the audio appendix, you can watch this DVD as many times as you need to. Self-test regularly with the reviews or just watch the conversations again. For a basic refresher, check out those words and phrases once more. Or if you just want to remind yourself about some details of Italian or some tips on your destination, look up the special topics. For additional language and cultural information, check out the rest of the Global Access line from Penton Overseas. Travelogues, music, and audio language learning programs that can take you around the world.